Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Caffeina citrato Monico SPA. Ultimo aggiornamento. 28 dicembre 2021. Cos'è caffeina citrato Monico? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere caffeina citrato Monico durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è caffeina citrato Monico? Caffeina citrato Monico è un farmaco a base del principio attivo caffeina citrato, appartenente alla categoria degli analettici respiratori e nello specifico derivati xantinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Monico SPA. Caffeina citrato Monico può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni caffeina citrato Monico 10 mg/ml 10 fiale 1 ml caffeina citrato Monico 20 mg/ml 10 fiale 1 ml caffeina citrato Monico 20 mg/ml 10 fiale 2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Monico SPA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo. Caffeina citrato. Gruppo terapeutico. Analettici respiratori. Forma farmaceutica. Fiale, flaconcini, fioloidi. Indicazioni: trattamento dell'apnea primaria nei neonati prematuri. Posologia. Il trattamento con caffeina citrato deve essere iniziato sotto il controllo da parte di un medico esperto in cure intensive neonatali. Il trattamento deve essere somministrato soltanto presso un'unità di cure intensive neonatali dotata di attrezzature idonee per la sorveglianza ed il monitoraggio dei pazienti. Posologia. Il regime di dosaggio raccomandato per i neonati non trattati precedentemente è una dose di attacco di 20 mg di caffeina citrato per chilogrammi di peso corporeo, da somministrare lentamente attraverso un'infusione endovenosa in un arco di 30 minuti, utilizzando una pompa per infusione a siringa o un altro dispositivo per infusione ad erogazione dosata. Dopo un intervallo di 24 ore, si possono somministrare dosi di mantenimento di 5 mg per chilogrammi di peso corporeo ogni 24 ore mediante una lenta infusione endovenosa della durata di 10 minuti. In alternativa, si possono somministrare dosi di mantenimento di 5 mg per chilogrammi di peso corporeo per via orale ogni 24 ore, attraverso un sondino nasogastrico. La dose di attacco raccomandata e le dosi di mantenimento per la caffeina citrato sono riportate nella tabella seguente, che precisa anche il rapporto tra il volume di prodotto da somministrare e le dosi somministrate espresse in quantità di caffeina citrato. La dose espressa come caffeina base è pari alla metà di una dose espressa come caffeina citrato, esempio 20 mg di caffeina citrato corrispondono a 10 mg di caffeina base. Caffeina citrato Monico 10 mg/ml. Dose di caffeina citrato, volume, dose di caffeina citrato, mg/chilogrammi di peso corporeo, via di somministrazione, frequenza, dose di attacco 2,0 ml/chilogrammi di peso corporeo, 20 mg/chilogrammi di peso corporeo, infusione endovenosa, in un arco di 30 minuti, una volta soltanto. Dose di mantenimento 0,5 ml/chilogrammi di peso corporeo, 5 mg/chilogrammi di peso corporeo, infusione endovenosa, in un arco di 10 minuti, o somministrazione orale ogni 24 ore. Caffeina citrato Monico 20 mg/ml. Dose di caffeina citrato, volume, dose di caffeina citrato, mg/chilogrammi di peso corporeo, via di somministrazione, frequenza, dose di attacco 1,0 ml/chilogrammi di peso corporeo, 20 mg/chilogrammi di peso corporeo, infusione endovenosa, in un arco di 30 minuti, una volta soltanto. Dose di mantenimento
0,25 ml/kg di peso corporeo 5 mg/kg di peso corporeo infusione endovenosa, in un arco di 10 minuti, o somministrazione orale ogni 24 ore con inizio 24 ore dopo la dose di attacco in neonati prematuri che hanno riportato una risposta clinica insufficiente alla dose di attacco raccomandata, può essere somministrata dopo 24 ore una seconda dose di attacco di 10-20 mg/kg di peso corporeo al massimo. In caso di risposta insufficiente, si possono considerare dosi di mantenimento più elevate, pari a 10 mg/kg di peso corporeo, tenendo presente la possibilità di accumulo di caffeina a causa della sua lunga emivita nei neonati pretermine, e la capacità progressivamente crescente di metabolizzare la caffeina in relazione all'età post-mestruale, vedere paragrafo 5.2. Laddove clinicamente indicato, è necessario monitorare i livelli plasmatici di caffeina. La diagnosi di apnea della prematurità può richiedere una rivalutazione qualora i pazienti non rispondano adeguatamente ad una seconda dose d'attacco o a una dose di mantenimento pari a 10 mg/kg/die, vedere paragrafo 4.4. Aggiustamenti della dose e monitoraggio. Può essere necessario controllare periodicamente le concentrazioni plasmatiche di caffeina durante il trattamento nei casi di una risposta incompleta o di segni di tossicità. Inoltre può essere necessario regolare il dosaggio secondo il parere del medico dopo un controllo di routine delle concentrazioni plasmatiche di caffeina in situazioni di rischio quali casi di neonati molto prematuri, 1000 g, specialmente quando sono nutriti per via parenterale. Neonati con insufficienza epatica e renale, vedere paragrafi 4 e 5.2. Neonati con disturbi convulsivi. Neonati con malattie cardiache note e clinicamente importanti. Neonati trattati contemporaneamente con medicinali di cui sia nota l'interferenza con il metabolismo della caffeina, vedere paragrafo 4.5. Neonati le cui madri assumono caffeina durante l'allattamento al seno. È consigliabile determinare i livelli basali di caffeina in neonati le cui madri possano aver assunto elevate quantità di caffeina prima del parto, vedere paragrafo 4.4. Neonati trattati precedentemente con teofillina, che per metabolismo si trasforma in caffeina. La caffeina presenta un'emivita prolungata nei neonati prematuri ed esiste la possibilità di un accumulo della sostanza, che può rendere necessario il controllo dei neonati trattati per periodi lunghi, vedere paragrafo 5.2. I campioni di sangue per i controlli devono essere prelevati immediatamente prima della somministrazione successiva in caso di fallimento della terapia, e da 2 a 4 ore dopo la somministrazione precedente nei casi in cui vi sia sospetto di tossicità. Sebbene non sia stato determinato in letteratura un range di concentrazioni plasmatiche terapeutiche, i livelli di caffeina che sono stati associati ad un beneficio clinico secondo alcuni studi oscillavano tra 8 e 30 mg/L e normalmente non sono state sollevate osservazioni circa la sicurezza con livelli plasmatici inferiori a 50 mg/L. Durata del trattamento. La durata ottimale del trattamento non è stata stabilita. In un recente ampio studio multicentrico di neonati pretermine è stato indicato un periodo medio di trattamento di 37 giorni. Nella pratica clinica, il trattamento prosegue solitamente fino ad un'età gestazionale del neonato di 37 settimane, epoca in cui di solito l'apnea della prematurità si risolve spontaneamente. Tuttavia, tale limite può essere rivisto nei singoli casi a giudizio del medico, a seconda della risposta al trattamento o della permanenza di episodi di dispnea nonostante il trattamento, oppure per altre valutazioni cliniche. Si raccomanda di interrompere la somministrazione di caffeina citrato quando il paziente non ha presentato per 5-7 giorni un attacco di apnea importante. In caso di apnea ricorrente, la somministrazione di caffeina citrato può essere ripresa con un dosaggio di mantenimento oppure con un dosaggio pari alla metà della dose di attacco, a seconda del tempo trascorso tra la sospensione di caffeina citrato e la ricorrenza dell'apnea. A causa della lenta eliminazione della caffeina in questa popolazione di pazienti, non c'è necessità di ridurre gradualmente la dose al momento della cessazione del trattamento. Poiché esiste la possibilità di ricorrenza delle apnee dopo cessazione del trattamento con caffeina citrato, il controllo del paziente deve proseguire per circa una settimana. Insufficienza epatica e renale. L'esperienza nei pazienti con insufficienza renale ed epatica è limitata.
In uno studio sulla sicurezza la frequenza delle reazioni avverse in un piccolo numero di neonati molto prematuri affetti da insufficienza renale barra epatica sembrava essere superiore rispetto ai neonati prematuri senza insufficienza d'organo, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. In presenza di insufficienza renale, vi è una maggiore possibilità di accumulo della sostanza. In tale caso è necessaria una dose di mantenimento ridotta della caffeina citrato e tale dosaggio deve essere stabilito in base ai livelli plasmatici della caffeina. In neonati molto prematuri, la clearance della caffeina non dipende dalla funzione epatica. Il metabolismo epatico della caffeina si sviluppa progressivamente nel corso delle settimane successive alla nascita, e per i neonati di età maggiore una disfunzione epatica può indicare la necessità di controllare i livelli plasmatici della caffeina e può richiedere qualche aggiustamento del dosaggio, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Modo di somministrazione: la caffeina citrato può essere somministrata sia mediante infusione endovenosa, sia per via orale. Il medicinale non deve essere somministrato per iniezione intramuscolare, sottocutanea, intratecale o intraperitoneale. Quando somministrata per via endovenosa, la caffeina citrato deve essere somministrata mediante un'infusione endovenosa controllata, soltanto attraverso una pompa per infusione a siringa o altro dispositivo per infusione ad erogazione dosata. La caffeina citrato può essere usata sia non diluita sia diluita in soluzioni sterili per infusione quali glucosio 50 mg/ml, 5%, cloruro di sodio 9 mg/ml, 0,9%, o calcio gluconato 100 mg/ml, 10%, immediatamente dopo il prelievo dalla fiala, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: apnea. L'apnea della prematurità è una diagnosi che si effettua per esclusione. Si deve escludere o trattare opportunamente ogni altra possibile causa di apnea, quali disturbi del sistema nervoso centrale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione nei neonati prematuri. Ha luogo un'interconversione tra caffeina e teofillina. Tali principi attivi non devono essere utilizzati contemporaneamente. Il citocromo P450 1A2, CYP1A2, è l'enzima principale implicato nel metabolismo di ella. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere caffeina citrato monico durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere caffeina citrato monico durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: in studi con dosi elevate effettuati sugli animali, la caffeina ha mostrato proprietà embriotossiche e teratogene. Tali effetti non sono rilevati in caso di somministrazione a neonati prematuri vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati: riassunto del profilo di sicurezza. Le nozioni farmacologiche e tossicologiche sulla caffeina e sulle altre metilxantine consentono di prevedere le possibili reazioni avverse alla caffeina citrato. Gli effetti descritti consistono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dalla letteratura risulta che in seguito a sovradosaggio i livelli plasmatici della caffeina erano compresi tra 50 mg/L e 350 mg/L circa. Sintomatologia: i segni ed i sintomi riportati in letteratura dopo un sovradosaggio di caffeina in neonati prematuri consistono in iperglicemia, ipocaliemia, tremori alle estremità, agitazione, ipertonia, opistotono, movimenti tonico-clonici, convulsioni, tachipnea, vomito, irritazione gastrica, emorragia gastrointestinale, piressia, nervosismo, aumento dell'azoto nel sangue, aumento dei globuli bianchi, movimenti immotivati della mascella e delle labbra. È stato segnalato un caso di sovradosaggio da caffeina, complicato dallo sviluppo di emorragia intraventricolare e con sequele neurologiche di lunga durata. Non è stato riportato alcun caso di decesso in neonati prematuri ascrivibile ad un sovradosaggio di caffeina. Trattamento: il trattamento del sovradosaggio da caffeina è principalmente sintomatico e di supporto. È necessario controllare le concentrazioni plasmatiche di potassio e del glucosio e correggere l'ipocaliemia e l'iperglicemia.
è stato dimostrato che le concentrazioni plasmatiche della caffeina diminuiscono dopo una trasfusione. Le convulsioni si possono trattare con somministrazione endovenosa di agenti anticonvulsivi, diazepam barbiturico come il sodio pentobarbital o il fenobarbital. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicoanaletici, derivati della xantina, codice ATC. N06BC01. Meccanismo d'azione. La caffeina è strutturalmente legata alle metilxantine teofillina e teobromina. La maggior parte dei suoi effetti è stata attribuita, proprietà farmacocinetiche. La caffeina citrato si dissocia rapidamente in soluzione acquosa. La quota di citrato viene metabolizzata rapidamente dopo infusione o ingestione. Assorbimento. La comparsa d'azione della caffeina nella caffeina citrato avviene, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi gravi per l'uomo sulla base degli studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute con caffeina. Tuttavia, con dosi elevate sono state indotte convulsioni nei elenco degli eccipienti acido citrico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.